Nel 375 d.C. l'imperatore d'Occidente Valentiniano morì e l'impero d'Occidente fu diviso tra i suoi due figli. Il maggiore dei due, ovvero Graziano, ottenne la Britannia, la Francia e la Spagna, mentre il minore, ovvero Valentiniano II, ottenne l'Illirico, l'Italia e l'Africa. In Oriente regnava invece Valente, il fratello di Valentiniano. Tuttavia a Valentiniano, che allora aveva solo 4 anni, venne affiancato alla guida dell'impero il generale Merobaude. Gli eventi però non sarebbero stati clementi coi figli di Valentiniano. Nel 376 i Goti invasero l'impero d'Oriente, sbaragliando l'esercito imperiale nel 378 d.C. ed uccidendo l'imperatore Valente, zio di Graziano. A questo punto Graziano, unico imperatore rimasto, avrebbe dovuto associare un collega al trono dell'Oriente. 5 mesi dopo la morte di Valente venne nominato suo cugino Teodosio. Teodosio era un ex generale spagnolo di fede cattolica, la cui carriera si era arrestata a seguito dell'esecuzione del padre accusato di alto tradimento. Il padre infatti era un generale romano che aveva comandato gli eserciti imperiali in Britannia e Africa, reprimendo con successo i disordini scoppiati in queste province. Divenuto imperatore, Teodosio produrrà l'Editto di Tessalonica, con cui proclamerà la religione cristiana religione di Stato. Teodosio inoltre concesse ai Goti di stanziarsi in Tracia come federati, ovvero alleati dell'impero, e non sudditi come il resto della popolazione che viveva entro i confini imperiali. La mossa di Teodosio fu probabilmente dettata dalle circostanze che vedevano il neocostituito esercito comitatense romano non in grado di affrontare degli esperti guerrieri come erano i Goti. Tuttavia questa decisione minerà l'unità imperiale, creando sacche indipendenti e potenzialmente riluttanti all'autorità dell'imperatore all'interno dello stesso territorio imperiale. L'impero d'Occidente non se la passava meglio, era logorato dal crescente malcontento degli eserciti nei confronti dell'imperatore, che portò nel 383 alla proclamazione in Britannia di Magno Massimo, un militare di carriera originario della Spagna, come nuovo imperatore. Massimo, radunato l'esercito dell'isola, sbarcò nel continente e sconfisse Graziano presso Lugdunum, approfittando della diserzione di alcuni reparti dell'esercito di Graziano. L'impero a questo punto era diviso fra 3 sovrani: l'Oriente a Teodosio, l'Italia e l'Africa a Valentiniano e l'Ispagna, la Gallia e la Britannia governate da Massimo. Chiaramente Magno Massimo ambiva ad unificare l'impero occidentale sotto il suo potere. Tuttavia l'imperatore Valentiniano era appoggiato oltre che da Teodosio, che al momento era impegnato a contrastare i persiani, dal potente vescovo di Milano Ambrogio. Nel 387 alcune tribù barbare oltrepassarono il Danubio nella Pannonia e Magno Massimo si propose di aiutare a fronteggiare i barbari nella zona di competenza di Valentiniano con l'invio di rinforzi. Valentiniano accettò e ordinò l'apertura dei valichi alpini per permettere ai rinforzi dalla Gallia di raggiungere la Pannonia. A questo punto Massimo oltrepassò le Alpi con l'intero esercito e si diresse verso Milano, dove risiedeva la corte imperiale. Valentiniano, resosi conto che Massimo non intendeva aiutarlo a contrastare l'invasione ma voleva detronizzarlo, fuggì in Oriente presso Teodosio. Teodosio, liberatosi dalla minaccia persiana, decise di chiudere i conti con Massimo e inviò il generale di origine franca Arbogaste con una parte dell'esercito in Gallia ad affrontare il figlio di Massimo, Vittore, mentre egli stesso marciava verso l'Italia contro Massimo. Entrambi uscirono vincenti e sia Massimo che il figlio furono uccisi. L'impero fu riconsegnato a Valentiniano e da Arbogaste, uomo di fiducia di Teodosio, fu affiancato al giovane imperatore come suo tutore. L'ambizioso e potente generale Arbogaste anticipò una prassi del V secolo d.C., ovvero la presenza di un imperatore debole affiancato da un generale detentore del potere effettivo all'interno dell'impero. Arbogaste divenne il reale detentore del potere in Occidente e lo consolidò a tal punto che quando Valentiniano lo destituì, il generale rispose che il suo titolo non gli era stato assegnato da Valentiniano e che quindi il ragazzo non poteva toglierglielo. Il 15 maggio 392, oramai relegato ad imperatore fantoccio, Valentiniano II si tolse la vita. A questo punto Arbogaste tentò di farsi riconoscere reggente dell'Occidente per conto di Teodosio, ma l'imperatore d'Oriente indugiava.
Trascorse qualche mese nell'incertezza, fino a che il 22 agosto del 392 Arbogaste proclamò imperatore d'Occidente Flavio Eugenio. Teodosio rispose proclamando nel 393 Onorio, suo figlio, Augusto col chiaro intento di insediarlo in Occidente. Al tempo della proclamazione Arbogaste era impegnato a respingere i Franchi, suo popolo d'origine, sul Reno. Lo scontro tra le due metà dell'impero era ormai inevitabile, le risorse furono raccolte e gli eserciti radunati. Era la guerra. Le due fazioni, al fine di incrementare il numero dei loro effettivi, non si fecero scrupoli ad arruolare un gran numero di federati, ovvero mercenari barbari che combattevano sotto le insegne romane. Arbogaste reclutò Franchi ed Alamanni, arrivando ad armare un numero di circa 40.000 uomini, mentre Teodosio reclutò i Goti posti sotto il comando del generale Gainas, gli Alani al comando di Saul e i reparti provenienti dai territori dell'odierna Armenia sotto il comando di Bacurio, arrivando a schierare un esercito di circa 50.000 uomini, di cui circa 20.000 federati in prevalenza Goti. Teodosio prese la via dell'Italia ed incontrò presso Vipacco, nell'odierna Slovenia, l'esercito di Arbogaste. Arbogaste, conscio della propria inferiorità numerica, schierò i suoi uomini nella vallata del fiume Frigido, in un'ottima posizione difensiva. Allo stesso momento ordinò ad alcuni distaccamenti del suo esercito, al comando del comes Ardizione, di occupare il passaggio della valle alle spalle dell'esercito di Teodosio. Finito accerchiato, Teodosio prese l'iniziativa, lanciando all'attacco i propri Goti verso le posizioni di Arbogaste. Tuttavia gli attacchi furono vani e i federati Goti subirono enormi perdite, cosa che se da un lato indeboliva l'armata orientale, dall'altro rafforzava politicamente il comando dell'imperatore, poiché indeboliva enormemente il peso dell'unico popolo barbaro stanziato entro i confini dell'impero stesso, ovvero i Goti. Finì così la prima giornata della battaglia del fiume Frigido, con l'esercito di Teodosio duramente sconfitto e impossibilitato a ritirarsi previa del blocco dei passi alpini effettuato da Arbogaste. A questo punto tra Arbizione e Teodosio avvenne un abboccamento, che portò il primo a disertare la causa di Arbogaste e passare dalla parte dei Teodosiani. All'alba del giorno dopo Teodosio lanciò ancora una volta i suoi soldati all'assalto e questa volta un aiuto insperato accorse in soccorso dell'imperatore d'Oriente. I cronisti dell'epoca affermano che si alzò un forte vento che iniziò a soffiare alle spalle dell'esercito di Teodosio. Dati i luoghi dello scontro possiamo ipotizzare che fosse la Bora. I soldati di Teodosio riuscivano a lanciare le loro frecce e i giavellotti contro il nemico da grande distanza, mentre i legionari di Arbogaste non potevano utilizzare le armi da lancio poiché nel peggiore dei casi tornavano indietro verso gli stessi legionari. Fu così che, grazie a quello che i cronisti cristiani del tempo non esitarono a definire aiuto divino, Teodosio sconfisse il suo rivale. L'impero era ora nuovamente e per l'ultima volta unificato sotto un unico sovrano. Teodosio, conquistato l'impero, rimandò ai propri territori gli alleati Goti. Tra di essi serpeggiava l'insoddisfazione per come l'imperatore aveva gestito il loro contributo alla battaglia. Essi si sentivano usati come carne da macello, essendo stati mandati allo sbaraglio in condizioni di chiaro svantaggio tattico. La rabbia crebbe e sfociò in ribellione, cappeggiata da Alarico. Egli desiderava ritrattare il trattato di alleanza con l'imperatore, per ottenere condizioni economiche migliori per l'aiuto che i Goti offrivano all'impero, nonché chiedeva di essere eletto Magister Militum, ovvero generale, probabilmente perché questo grado militare gli avrebbe permesso di opporsi a decisioni militari che avesse considerate dannose per le proprie truppe, come avvenne nel caso della battaglia del Frigido, in cui i Goti erano stati posti sotto il comando di un comandante romano. Purtroppo per le sorti dell'impero nel 395 d.C. il principale interlocutore per i Romani coi Goti, ovvero l'imperatore Teodosio stesso, morì dividendo l'impero tra i suoi due ancora giovani figli, Onorio e Arcadio. Il sistema del dominato, che era stato istituito da Diocleziano, prevedeva per funzionare efficacemente la presenza di un imperatore autoritario, che potesse dare una precisa direzione politica all'impero, che era nei fatti una sua proprietà privata. La scelta di Onorio e Arcadio come successori al regno creò un vuoto di potere, che fu colmato da ministri e generali. Arcadio fu infatti affiancato dal prefetto del pretorio di Costantinopoli Rufino, mentre Onorio dal generale di Teodosio Stilicone.
Queste figure, per oltre un secolo, come sciacalli tenteranno di accaparrarsi territori e clientele per le proprie ambizioni politiche, proprio mentre la peggiore minaccia della storia antica si avvicinava dalle lontane steppe russe ai confini danubiani dell'impero.